Oggi finalmente vi parlo di lui, Neewer Z2 Flash Speedlight, veramente super interessante, ma subito dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo parlare proprio di lui, Neewer Z2 per Sony, quindi Z2S, che mi è stato gentilmente inviato da Neewer. Come sapete, gli speedlight di questo tipo, quindi da mettere sopra la macchina fotografica, non sono gli speedlight che amo alla follia. E questo perché una volta che lo andiamo a posizionare sulla macchina ci darà una luce abbastanza piatta. Chiaramente non è un problema suo, è un problema di tutti gli speedlight messi sopra la macchina fotografica. E quindi non mi piace questo tipo di prodotto? Assolutamente no. E questo perché lui al suo interno ha un modulo wireless che gli permette di essere utilizzato come un normalissimo flash off camera con un trigger dedicato sulla vostra macchina fotografica. Ma partiamo dai dati tecnici. Quello più importante secondo me, la potenza. Lui riesce ad erogare ben 76 watt, che sono veramente tanti. Come state vedendo in questo momento ho creato uno shooting in esterna, ho utilizzato i filtri di Neewer, il filtro ND più CPL, ho fatto un video dedicato, lo potete trovare qui sul canale, ed ho utilizzato lui per illuminare una modella con un softbox ottagonale da 65 sempre di Neewer e grazie a una staffa per poter mettere lui sul softbox con l'attacco Bowens. E come si è comportato? State vedendo le foto, si è comportato una bomba atomica. Per quanto mi riguarda, un flash di questo tipo utilizzato in una condizione di luce come l'ho utilizzato io, erano le 11 di mattina, però ho scelto chiaramente di fare lo shooting all'ombra, quindi la modella era all'ombra, io ero all'ombra, lui era la luce principale e sono riuscito a portare a casa tutte le foto che state vedendo con una potenza di un quarto, un sedicesimo. Sì, avete capito bene, andando a disabilitare l'HSS perché ho utilizzato il filtro ND variabile di Neewer, effettivamente sono riuscito a portare a casa tutto un set, anzi due set diversi con due outfit diversi intendo, con lui che non ha sforzato proprio per niente. Ho fatto delle prove a piena potenza e andava veramente a sovraesporre completamente la modella, quindi 76 watt per quanto mi riguarda bastano e avanzano per shooting in esterna anche di giorno, però con l'accortezza di andare a mettere la modella all'ombra. Lui chiaramente può essere utilizzato in TTL, in manuale, in multi. Abbiamo, come vi ho detto, l'HSS, quindi lo possiamo utilizzare fino a un 8 millesimo di secondo per quanto riguarda lo shutter, e la particolarità è sicuramente questa testa che è tonda per creare una luce un po' più interessante sul soggetto, anche se mettiamo lui direttamente sulla macchina fotografica. Ma la cosa ancora più interessante è che questa testa è magnetica. Infatti Neewer mi ha fornito anche di questo kit veramente molto interessante. Al suo interno infatti ci sono tutta una serie di modificatori di luce che serviranno appunto per modificare la luce, ma in maniera super easy, super facile. Ad esempio abbiamo questo DOM, come vedete, con 4 magneti, lo andiamo a posizionare qui e siamo pronti per scattare. Se poi volessimo una luce bella concentrata, ad esempio abbiamo una griglia sempre magnetica, sempre con lo stesso magnete, quindi molto facile da togliere e mettere. Se dovessimo mai avere bisogno di uno snoot per fare qualcosa di più particolare, eccolo qui, è in silicone, va soltanto messo qui sopra ed è pronto. E la cosa bella di questo in silicone è che poi non porta via nessun tipo di spazio perché da chiuso, come vedete, è veramente piccolissimo. Ma non solo, abbiamo lui che qui all'interno, come vedete, non c'è niente perché ci vanno messe i vari GTO e CTB, quindi se vogliamo avere una luce un po' più calda, un po' più fredda, andiamo a mettere ad esempio uno di questi al suo interno e poi grazie ai magneti lo mettiamo sulla testa. Nulla di più semplice. Dentro la confezione ci sono ancora altri accessori, però insomma avete capito che se comprate un flash di questo tipo, secondo me dovete comprare anche i suoi accessori magnetici perché sono veramente una bomba. Per quanto riguarda il display, ragazzi, non solo è super leggibile, ma credo che sia un display OLED perché il nero è assoluto, quindi si vede veramente da Dio, mi piace veramente tantissimo ed è un display
che non vi darà alcun problema anche sotto i raggi del sole. Ho fatto la prova appositamente e si vede tutto alla perfezione. Come vedete, la testa si può spostare sia in questo modo sia in quest'altro, e questo chiaramente ci serve per andare ad utilizzare una luce di rimbalzo. Quindi ad esempio noi prendiamo la nostra macchina fotografica, facciamo così, inquadriamo il soggetto e magari lo puntiamo verso l'alto in modo tale che il soffitto, che in questo momento è bianco, possa andare a diffondere una luce molto più bella e quindi creare una foto molto più bella con una luce molto più diffusa, al posto di utilizzare questo così. Trovo veramente molto comodo questo tasto qui, che ci fa passare dal manuale al TTL in un secondo, e potrebbe essere molto interessante per chi fa eventi. Infatti ragazzi, io non vado mai a utilizzare un flash così, proprio mai, per me è veramente la morte, lo sapete, però mi rendo conto che se fate matrimoni o se fate eventi in generale, per forza questa è la possibilità che avete per avere delle foto di qualità. Quindi in quel caso lì poter andare a switchare tempestivamente tra manuale e TTL fa sicuramente tutta la differenza del mondo. Ho notato con le mie macchine Sony, ma credo che funzioni allo stesso modo per tutte le macchine, che andando nel menu della Sony, sia questa a 6400 sia nella mia a 7400 che sta lì, andando nel menu flash senza fili e vado ad attivare, guardate cosa succede sul monitor. Lo vedete? Questo è disattivato e questo è attivato. Diventa in pratica un vero e proprio trigger, figata atomica. Se avete vari di questi sul set, direttamente da qui potete andare a decidere la potenza di tutti gli altri flash dello stesso tipo, quindi gli altri Z2 o perché no il Q4, ma dopo ci torno su questa cosa. Se ci troviamo di notte e la nostra macchina fa fatica a mettere a fuoco, beh, nessun problema con lui, perché abbiamo ben due luci pilota. Quindi una sarà qui sul corpo, ve la faccio vedere accesa, chiaramente non fa miracoli, ma per la messa a fuoco assolutamente funziona, lo vedete, mentre l'altra è direttamente qui sulla testa. Non potete accenderle, o almeno non ho trovato il modo di accenderle tutte e due contemporaneamente, però potete decidere se avere la luce pilota che esce qui dalla testa o con un comodo, anzi comodissimo tasto, farla uscire qui dal corpo, e come vedete la luce pilota fa il suo lavoro. Inoltre possiamo anche abbassare e alzare la potenza della luce pilota stessa. Possiamo andarlo ad utilizzare su prima, seconda tendina, chiaramente tramite il tasto dedicato possiamo andare a accendere o spegnere l'HSS. Ragazzi, è un flash veramente super mega bomba. Questo vuol dire che è un flash che funziona alla perfezione ed è super completo, ha veramente tutto quello che serve. Per quanto riguarda la durata della batteria, Neewer ci dice che riuscirà a fare 460 lampi a piena potenza, quindi ragazzi un numero infinito di lampi, e quindi batteria a lunghissima durata, che tra l'altro si va a togliere da qui in maniera veramente ultra semplice. Ve la faccio vedere, come è anche ultra semplice andarla a caricare. Infatti in confezione Neewer ci dà lui un mini caricabatterie con ingresso Type-C, molto molto comodo, specialmente per chi viaggia. Alla fine questo è l'accessorio per andare a ricaricare la batteria. Per quanto mi riguarda, sul campo si è comportato alla perfezione. Chiaramente sono andato a provarlo anche così sopra la macchina, però vi dico la verità, quelle foto non mi piacciono proprio, quindi non ve le faccio vedere, però sappiate che funziona alla perfezione anche posizionato sopra la macchina fotografica. Ma in questo shooting che vi faccio rivedere effettivamente mi sono trovato veramente da Dio, ed è come se avessi avuto il mio amato AD100 tra le mani. Non vi dico che fa la stessa identica potenza, perché lì sono 100 watt, qui sono 76, ma è veramente molto 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 vicino. E comunque io in quella situazione, non avendolo utilizzato alla piena potenza perché non mi serviva, effettivamente non ho visto nessun tipo di differenza. A chi consiglio questo tipo di flash? Allora, sicuramente se non avete nessun tipo di flash e volete iniziare a comprare dell'attrezzatura per illuminare meglio le vostre foto eccetera eccetera,
sicuramente questo è un flash che vi posso assolutamente consigliare, perché costa sui 260 euro. Vi lascio qui sotto in descrizione sia il link ad Amazon sia il link diretto allo store di Neewer, quindi non costa moltissimo, ma avete un gingillo di tecnologia, perché lo potete andare a utilizzare in remoto se avete il trigger della Neewer, lo potete utilizzare sopra la macchina, lo potete chiaramente andare a utilizzare in master e slave, e addirittura una volta sulla macchina, grazie al menu che vi ho fatto vedere prima, può diventare lui stesso un trigger. Ecco, ed è proprio di questo che vi volevo parlare. Se per esempio avete lui e avete anche un Q4, potreste tranquillamente fare a meno del trigger, e adesso vi spiego come. Se il soggetto che vado a fotografare è di là, questo io lo metto di qua in modo tale che la luce di questo flash non va sul soggetto, e potrei però andare a utilizzare la parte del trigger che c'è dentro questo flash per andare ad esempio a comandare un Q4 che è a 45 gradi sul soggetto con il softbox e quant'altro, e tutto questo funzionerebbe alla grande. Chiaro è che lui è grosso, non è pesantissimo, anzi però comunque è grosso ed ingombrante, quindi sicuramente per fare un lavoro del genere io vi consiglierei di comprare anche il trigger dedicato, però si può fare, e questo per me comunque è una cosa veramente top. Dicevo, a chi è dedicato? Sicuramente a chi deve iniziare, a chi non ha mai avuto un flash, sicuramente ai professionisti invece che devono utilizzare il flash a slitta per forza, quindi matrimonialisti, chi fa eventi in generale. È un flash che mi è piaciuto veramente molto. Per quanto riguarda invece chi si avvicina per la prima volta a dei flash e vuole risparmiare qualcosa, perché effettivamente lui rispetto ad altri modelli di altri competitor costa effettivamente meno, assolutamente ve lo consiglio, anche perché potreste iniziare con lui, metterlo sopra la macchina e iniziare con tutte le prove del caso. Poi, per carità, se avete una macchina come questa, dove abbiamo anche un piccolo flashettino, potreste utilizzare questo flashettino per far partire questo in remoto in modalità slave, e quindi potreste incominciare a fare qualche prova con il flash off camera. Poi vedrete però che dovrete comprare sicuramente un trigger, quindi con il trigger potrete creare gli stessi scatti che ho creato io durante lo shooting che vi ho fatto vedere. E poi dopo, in un secondo momento, quando volete qualcosa di più professionale, qualitativamente ancora migliore, ma comunque molto più potente, potrete passare al Q4, e qui sul canale trovate un sacco di video dedicati. Quindi ragazzi, per quanto mi riguarda, Neewer mi sta stupendo con tutti questi nuovi prodotti, perché effettivamente per quanto mi riguarda sono veramente al top. Penso di avervi detto tutto per questo flash. Mi raccomando, se avete qualche domanda fatemela qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, per me è molto importante. Vi lascio sempre qui sotto in descrizione i link per Amazon e per lo store direttamente di Neewer, e ragazzi noi ci vediamo al prossimo video, ciao!